Ciao, vi do il benvenuto a un nuovo video, io sono Giorgia e questo è The Chilling Goblin. Scusate la sparizione di nuovo, ma sto ancora cercando di capire un attimino come organizzarmi con questo canale, che tipologia di contenuti portare, anche perché purtroppo realizzare contenuti video non è il mio lavoro principale, non è quello con cui porto la pagnotta a casa, di conseguenza non ho il tempo materiale di giocare tutti i nuovi giochi che escono, per quanto mi piacerebbe farlo, e anche banalmente di recensirli, portarli sul canale, e infatti questo per me almeno esclude la possibilità di realizzare delle live come fanno tanti creatori di contenuti nel mondo gaming, quindi cercherò un pochino di trovare la mia quadra. Per il momento cosa facciamo? Parliamo di giochi perfetti per l'autunno, dato che ci siamo. Le foglie stanno iniziando a cambiare colore, fa freddo e la mia felpina con la papera è perfetta per la stagione e non è la mia stagione preferita, tuttavia resta il fatto che è sicuramente la migliore per quanto riguarda il cozy gaming, i giochi di comfort da giocare sotto una copertina con una tazza di tè accanto. Sta di fatto che oggi non parleremo solo di giochi cozy, ma anche di giochi che abbiano delle atmosfere abbastanza spooky o comunque adatte al periodo in questione. Quindi iniziamo con quelli che vi consiglio io, che ho già giocato, e quelli che poi vorrei anche giocare. E partiamo ovviamente da quello che è lo sfondo del video di oggi, cioè Animal Crossing. Animal Crossing ha questa peculiarità meravigliosa del cambio delle stagioni all'interno del gioco, per cui cambia completamente l'intera atmosfera del mondo, dell'isola che viviamo, che costruiamo, modifichiamo, e anche gli eventi stagionali che si possono vivere. Ad esempio anche in inverno c'è sempre stata la possibilità di creare un pupazzo di neve, per esempio, e come si vede e come immagino saprete, l'autunno ha dei colori vibrantissimi all'interno di Animal Crossing, e tra l'altro è anche il periodo secondo me perfetto per riavvicinarsi al gioco anche per la sottoscritta, dato che non lo prendo in mano davvero da un po', ma vi devo dire che anche solo per la gioia di rivivere queste atmosfere, di poter fare qualche evento stagionale, riparlare con i miei abitanti, decorare la mia isola, vestirmi a tema. Se non ricordo male, l'ultima volta che ho lasciato il gioco ero vestita da vampira o da strega o un mix delle due cose, insomma tutti questi elementi mi fanno venire voglia di giocarci. E sicuramente nell'ambito del cozy gaming e dei simulator, anche farming simulator, diciamo che è in parte in questa categoria, Animal Crossing sicuramente è uno dei capostipiti più importanti, e sono veramente contentissima tra l'altro che un sacco di persone abbiano potuto giocarlo nel corso del 2020. Adesso attendo anche con trepidazione il nuovo capitolo della serie, dato che ormai sono già passati 4 anni, ci avviciniamo ai 5. Sta di fatto che è sempre un buon momento per tornare sui propri passi e accendere la Switch per giocare ad Animal Crossing. Addentrandoci in territori un pochino meno banali di Animal Crossing, vi voglio suggerire un gioco che io ho trovato delizioso e tra l'altro molto breve, quindi non è troppo impegnativo per chi ha poco tempo. Sto parlando di A Short Hike, che ha bene o male questi stessi colori, ambientato su una montagna, perché come da nome dovremo scalarla, raggiungere la cima, fare una breve camminata, passeggiata sopra i monti, e noi interpreteremo il ruolo di una specie di uccello e infatti tramite il personaggio avremo la possibilità di raccogliere diverse piume, volare e ovviamente ottenere tutti i potenziamenti che ci servono per completare il percorso. Oltre ad avere una trama verticale di fondo molto carina, che viene svelata poi al completamento della quest principale, ci sono tantissimi altri elementi secondari da vivere su quest'isola. Anche questa è un'isola, tante piccole sfide, tanti dialoghi davvero frizzantissimi, anche molto divertenti con i personaggi che la abitano, e io l'ho trovato davvero perfetto da giocare in un weekend montano, ad esempio se avete la possibilità di stare un pochino in montagna, o banalmente in un weekend in cui siete a casa a far nulla, sempre con la sopracitata tazza di tè. In realtà lo trovate su bene o male tutte le piattaforme di gioco, secondo me però lo strumentopolo migliore per fruirne, per poterselo godere, è la Switch. Secondo me tenerlo in mano e giocarlo su questo piccolo schermo è la cosa migliore da fare, anche perché non richiede grandi prestazioni grafiche. Resta il fatto che ovviamente se avete il PC e non avete una Switch, oppure avete un'altra tipologia di console, potete giocarlo praticamente ovunque, e almeno che io sappia sul Nintendo eShop è spessissimo in sconto. Io l'ho pagato una manciata di euro e penso che valga lo stesso anche più o meno per gli altri store. Ultimissimo gioco così che vi consiglio, sto parlando di Coffee Talk. Anche qui abbiamo atmosfere assolutamente autunnali, ottobrine direi, visto che siamo
siamo in quel periodo del mese, perché in questo mondo di gioco piove sempre, una cosa incredibile. Siamo in una Seattle alternativa e noi siamo un barista che gestisce un caffè. E all'interno di questo caffè passeranno diversi avventori che ci racconteranno le loro storie. Si tratta sostanzialmente di un gioco prettamente narrativo all'interno del quale vivremo i dialoghi dei personaggi tra di loro e con noi protagonista silenzioso. L'obiettivo principale è realizzare delle bevande per i nostri clienti. Queste bevande, se realizzate anche in determinati momenti, in un determinato modo, possono anche sbloccare dei finali alternativi che ovviamente io non ho sbloccato, infatti mi sono guardata il tutto su YouTube perché non avevo voglia di rigiocare di nuovo tutto. Resta il fatto che le storie che intrecciano tra di loro i personaggi sono davvero molto emozionanti, ben scritte e ci permettono di vivere un'avventura narrativa breve anch'essa, perché si tratta di poco meno di 10 ore, ma sicuramente davvero rilassante. La cosa bella di questo gioco è che si sviluppa proprio in serate di lavoro, perciò io mi suddividevo le sessioni di gioco proprio in base alla giornata, di modo che potessi dedicarmi anche ad altri giochi, anche perché non è un gioco particolarmente entusiasmante dal punto di vista del coinvolgimento all'interno del gioco. Fare le bevande veramente si tratta di cliccare col mouse 2 tasti, perciò secondo me fruirlo in questa maniera, dilazionandolo nel tempo, permette anche di goderlo molto di più. C'è anche un 2 che non ho ancora giocato ed è stato annunciato la versione di Tokyo di Coffee Talk di recente, quindi sono molto curiosa di approcciarmi agli altri titoli della serie. E tra l'altro vi segnalo anche la presenza, di cui abbiamo già discusso in passato, di Tavern Talk, la versione di Coffee Talk praticamente ambientata in un mondo simil D&D o comunque medievaleggiante. Anche Coffee Talk è fantasy perché ci sono lupi mannari, vampiri, creature marine e molto altro. Resta il fatto che Tavern Talk permette di creare intrugli e pozioni che condizionano anche le scelte delle quest dei personaggi con cui abbiamo a che fare, quindi quello non vedo l'ora di provarlo. Il prossimo gioco che vi sto per presentare ha delle dinamiche così, ma in realtà appunto può essere apprezzato anche da un sacco di altre persone che non sono super fan di questa sottocategoria di gaming. Sto parlando di Cult of the Lamb, un gioco che a me ha divertito tantissimo, anche piuttosto longevo devo dire, che presenta una dinamica più gestionale in cui noi interpretiamo una pecorella che deve gestire un vero e proprio culto di una divinità molto satanica, ecco, mettiamola in questi termini. E la gestione del culto prevede tutte quelle dinamiche gestionali, come vi dicevo prima, tipiche un po' dei simulator, cioè la gestione dei personaggi, la creazione di tutta una serie di edifici che possono aiutare il culto a prosperare, personalizzazione dei personaggi stessi e via dicendo, anche banalmente la creazione dei pasti per rendere tutti felici e contenti. In più, come vi dicevo, la parte del culto che prevede proprio di creare una dottrina tramite cui scegliere delle norme da seguire che condizioneranno anche il tipo di azioni che potrete svolgere con il vostro culto e con i seguaci dello stesso. Questa parte vi devo dire è la mia preferita, perché la parte di dungeon è impostata come un roguelike e per procedere bisogna sconfiggere tutta una serie di boss. Diciamo, la personalizzazione non è come quella di un Hades, di cui andiamo a parlare tra pochissimo tra l'altro, e soprattutto su Switch è un po' scattoso il gioco. Mi immagino ovviamente una maggior fluidità su PC, resta il fatto che per me Cult of the Lamb è un gioco da Switch. Per me i giochi così vanno giocati sulla Switch, o almeno quelli che sono comodi da tenere tra le mani. Ad esempio un Coffee Talk l'ho giocato da PC, anche solo per la quantità di scritte, di storie da leggere, è ovviamente molto più comodo uno schermo ampio. Invece la dinamica roguelike a me piace tantissimo vedere sia le mie mani che lo schermo, così da coordinare meglio. Non so, ognuno ha le sue preferenze, resta il fatto che per me è così. Cult of the Lamb quindi permette di non annoiarsi mai, dato che le dinamiche roguelike non sono particolarmente brillanti e innovative e la parte gestionale è piuttosto semplicistica, ma la commistione dei due elementi, unita insomma anche alla particolarità del protagonista, lo rende un gioco davvero carinissimo. E ci ricolleghiamo appunto ai giochi meno cosi per parlare di Hades. Quale gioco migliore se non uno in cui bisogna scappare dall'oltretomba? Noi impersoniamo Zagreus, che è il figlio di Ade e Persefone, che si è stufato dell'atteggiamento da despota del padre, che vabbè, tipo il re dell'oltretomba, quindi ci sta, e vuole andarsene. Nel suo viaggio verso l'Olimpo si imbatte ovviamente spesso in tutte le altre divinità, ma anche in tantissimi altri personaggi. Possono essere Hypnos, Achille, le Furie,
Thanatos e, nota a margine, si possono fare persino delle romance, il che per me è fantastico, e è un gioco che, per quanto sia davvero potente dal punto di vista della dinamica roguelite, perché per proseguire nella storia bisogna ripetere tantissime volte le stanze in maniera progressiva, accumulando esperienza non solo da parte del giocatore ma esperienza in gioco, perché ogni errore, ogni morte significa dei progressi, sia dal punto di vista di potenziamenti delle armi, del potere che ha Zagreus stesso, e anche dal punto di vista narrativo, perché tutto narrativamente è collegato, e anche quando si finisce canonicamente il gioco battendo Ade, ci sono tutta una serie di, chiamiamole quest secondarie, linee narrative da esplorare che permettono a questo gioco di essere veramente veramente longevo, con tantissimi riferimenti e chicche al mito greco che io, da amante dello stesso, ho apprezzato tantissimo. L'ho trovato anche visivamente molto bello nella resa grafica dei personaggi, che secondo me a livello di character design sono pazzeschi, una rivisitazione delle divinità e di tutti i personaggi secondari che ho trovato incredibile. Poi, come vi dicevo prima, la progressione del gioco è molto piacevole. Io detesto i giochi punitivi e questo non lo è, per quanto all'inizio possa risultare un po' ostico perché si muore subito, ma è inevitabile. Appunto, c'è un premio per il giocatore che persevera, perché ogni run porta dei vantaggi, porta delle conquiste, sia appunto nelle dinamiche con gli altri personaggi, ma anche per quello che siamo in grado di fare giocando Zagreus nei vari dungeon. Quindi per me pazzesco, e tuttora lo gioco ancora nonostante io l'abbia finito. Non ho ancora finito buona parte delle quest secondarie, quindi wow. Come non parlare poi dei thrilleroni soprannaturali per eccellenza che sono i giochi della serie di Life is Strange. Partendo dal primissimo per arrivare a Before the Storm e anche True Colors, nota bene l'unico che non ho giocato è il 2, bisogna dire che questa è una serie ricchissima di elementi, come vi dicevo, paranormali, ma soprattutto thriller, per niente così in questo caso. Nel primissimo titolo della serie giochiamo i panni di Max Caulfield, che tornerà a Arcadia Bay e ritroverà la sua ex migliore amica Chloe Price, tranne che vedrà quest'ultima morire davanti ai suoi occhi e sbloccherà il potere di riavvolgere il tempo. Mentre giochiamo abbiamo la possibilità di scegliere sempre alternativamente tra due scelte molto importanti che non hanno ripercussioni sul finale, ma diciamo che il finale stesso è a un bivio su cui non incidono le precedenti scelte. Resta il fatto che non toglie drammaticità alla conclusione della storia stessa, al cui interno c'è anche la sparizione di un'altra personaggio che è Rachel Amber, il che ammanta il tutto ancora di più di mistero. E immagino ormai tutti conosceranno questa serie, soprattutto in vista dell'uscita di Life is Strange e Double Exposure, in cui rivedremo di nuovo Max. Ecco, penso che tutti sappiate quanto sono drammatiche le cose che succedono all'interno di questo gioco, molto cupe ma perfette per questo periodo, poco da dire. Il gioco è comunque un po' vecchiotto, hanno fatto di recente una remastered per chi volesse rigiocarlo o provarlo per la prima volta. Sono un po' titubante per Double Exposure perché di nuovo abbiamo la stessa dinamica della migliore amica morta che, insomma, non lo so, eviterei sinceramente, però sono curiosa inevitabilmente di vedere come svilupperanno l'evoluzione del potere di Max nel separare le realtà e creare due piani di esistenza alternativi e paralleli, oppure no, non lo so, lo scopriremo. Anche True Colors presenta una protagonista, Alex, che ha un potere, e questo potere è quello di connettersi in maniera molto forte alle emozioni delle altre persone per rivivere anche alcuni loro ricordi. Lei ha vissuto un'infanzia molto difficile e si ritroverà anche in questo gioco a vivere dei momenti davvero drammatici e a dover indagare all'interno della cittadina di Havenspring in merito a dei fatti molto misteriosi che stanno accadendo. Anche questo bellissimo, mi è piaciuto davvero tanto, ho pianto di nuovo altre lacrime del battesimo, non credevo me ne fossero rimaste altre, però devo dire che in entrambi i giochi le atmosfere sono tanto autunnali, sia per colori, periodo in cui si ambienta il tutto, ma ovviamente e soprattutto per quanto riguarda il sovrannaturale che è presente e l'elemento thriller di cui vi dicevo prima. Un gioco che invece sto provando proprio in questo periodo e che mi sento di consigliare per l'autunno è Oxenfree. Oxenfree è un gioco che ho trovato su Netflix Games, infatti sto giocando proprio lì, l'avrei comunque provato prima o poi perché mi era stato molto consigliato,
e non riesco a capire sulla base di quali criteri, dato che è praticamente un horror e io detesto qualsiasi cosa faccia paura. All'interno di questo gioco sbarchiamo su un'isoletta misteriosa, siamo la protagonista Alex che deve vivere una serata in teoria tranquilla con i suoi amici e il suo nuovo fratellastro acquisito Jonas. Sta di fatto che le cose si mettono male molto presto nel corso della serata, dato che connettendosi con la sua radiolina portatile Alex sblocca qualcosa di molto inquietante all'interno di questo posto di per sé comunque un po' spaventoso, non lo so, non avrei fatto quel che hanno fatto loro. Sta di fatto che l'avventura, anche questa piuttosto narrativa che ci troviamo a vivere, prevede delle scelte che da quel che ho capito incidono anche su quello che sarà lo svolgimento della trama. Io già ho paura perché penso di aver fatto delle cazzate incredibili, e una cosa che mi piace molto è il fatto che ci siano dei dialoghi molto dinamici che si sviluppano nel momento in cui camminiamo e ci muoviamo attraverso l'isola e i suoi luoghi inquietanti. Infatti nel momento in cui il personaggio, ovvero Jonas, si rivolge a noi o comunque anche gli altri, abbiamo la possibilità di scegliere di solito tra 2 o 3 opzioni di dialogo che svaniscono quasi subito dopo, quindi se noi non rispondiamo, non clicchiamo immediatamente la soluzione che ci piace di più, è come se non avessimo detto niente. Quindi bisogna essere sempre super responsivi, super sul pezzo nel corso del gioco, che è ovvio, insomma, lo siamo, però già c'è un'atmosfera un po' creepy e un po' ricca di mistero, di paranormale, ecco. Ulteriore ansia viene generata dal fatto di dover parlare e scegliere che cosa dire. A volte non c'è quasi neanche il tempo di leggere quali sono le opzioni di dialogo e il tempo di scegliere è davvero risicato. Sta di fatto che vi aggiornerò su questo gioco che per ora mi sta appunto spaventando non poco, ma penso che sia perfetto per il periodo e per chi ama le cose un po' più spooky. Passiamo invece ai giochi che voglio assolutamente recuperare, se non in questo periodo sicuramente più avanti, perché sono sì perfetti per l'autunno ma anche dei cozy games che già addocchiavo da un pochettino. Il primissimo che vi voglio citare è The Cosmic Wheel Sisterhood, che parla di streghe. Anche questo gioco narrativo che per me è perfetto per la Switch, non cambierete la mia idea in merito. Interpretiamo il ruolo di una strega millenaria che dopo una sua profezia che ha turbato un po' la sua congrega è stata esiliata su un asteroide per migliaia di anni. Però lei riesce a riottenere prima i suoi poteri grazie a un patto con una creatura ultraterrena dopo 200 anni, il che le dà un mazzo di tarocchi. Questo mazzo di tarocchi è fondamentale all'interno della dinamica del gioco perché noi abbiamo la possibilità innanzitutto di customizzarlo e modificarlo grazie a alcuni elementi di gioco e in base alle nostre preferenze, ma soprattutto il modo in cui decideremo di leggere le carte ai personaggi con cui ci interfacceremo cambierà radicalmente le loro sorti e anche le nostre, mi immagino. Questo è tutto quello che so su The Cosmic Wheel Sisterhood, ma per me è sufficiente anche perché a livello estetico lo trovo davvero delizioso e insomma urla autunno anche solo con la parola strega, è inevitabile. Passiamo agli ultimissimi 2 giochi con vibes autunnali che mi ispirano moltissimo. Il primo è Night in the Woods, all'interno del quale interpretiamo May Borowski che abbandona gli studi e torna a casa in quel di Possum Springs, un'ex cittadina mineraria ormai in rovina, per riprendere la sua vecchia vita e riunirsi agli amici che aveva lasciato là. Ma le cose sono cambiate, il suo luogo di origine sembra diverso adesso e gli amici sono cresciuti e cambiati. Le foglie cadono e il vento si fa sempre più freddo, strane cose accadono quando calano le tenebre e c'è qualcosa di strano nei boschi. Quindi bello, gioco d'avventura basato sull'esplorazione e sempre sulla trama, come anche succede per Beacon Pines. Abbiamo in questo caso 2 giochi basati sugli animaletti, molto carini entrambi graficamente, anche se molto diversi tra loro. Anche qui si tratta di scoprire la verità. Infatti sta succedendo qualcosa di strano al vecchio magazzino, l'avreste mai detto? E Luca e i suoi amici sembrano essere gli unici a essersene accorti. Quindi mentre si indaga sugli strani fatti di Beacon Pines bisogna raccogliere speciali amuleti dorati, ognuno con una parola incisa, e utilizzarli all'interno dei punti di svolta narrativi per scoprire qual è la parola mancante e rivoluzionare tutto ciò che seguirà. La cosa molto bella è che noi siamo dei lettori di un vero e proprio libro, quindi gli amuleti che noi utilizziamo possono sbloccare diverse ramificazioni della storia, quindi potremmo trovarci a saltare da una parte all'altra e scoprire anche versioni completamente diverse della storia che possono così svelare i misteri dietro a Beacon Pines. Ora, non so effettivamente questi 2 giochi quanto siano così, però mi sono sempre stati descritti come tali, li ho sempre visti in
recensioni di giochi così, quindi io mi fido. La gente ha una percezione molto diversa dalla mia di quello che è spaventoso e inquietante, soprattutto nei media audiovisivi, quindi non lo so, vedremo. A me spaventano veramente tante cose e non ho dormito per una settimana da ragazzina quando ho visto Io sono leggenda, quindi capirò. Ecco, per fare un paragone un pochino più recente nel tempo, mio grande terrore è anche The Last of Us, la serie. Ovviamente non mi approccerò mai al gioco, sta di fatto che sì, quando guardavo la serie poi la notte dormivo malino e facevo gli incubi, quindi se li avete giocati ovviamente fatemi sapere se possono fare per me. Devo dire che con Oxenfree per il momento non ho ancora fatto gli incubi, ma lo sto giocando a piccole dosi, quindi chissà. Non so cosa succederà poi più avanti. Questi erano tutti i giochi che vi vorrei consigliare per il periodo autunnale. Ovviamente se avete altri consigli per me, per le mie preferenze personali, io sono prontissima ad ascoltarvi. Spero che il nuovo video vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere anche che tipologia di contenuti vi piacerebbe vedere, così ci aiutiamo vicendevolmente per i prossimi video. Detto ciò, spero di vedervi presto e di vedere anch'io me stessa in un nuovo video. Ciao!